Immagina un'arma invisibile, un raggio che non fa rumore, non lascia scie di fumo e viaggia a 300.000 km al secondo. In pratica, nel momento esatto in cui premi il grilletto, il bersaglio è già stato colpito. Non puoi schivarlo, non puoi ingannarlo. E soprattutto, sparare un colpo costa meno del caffè che hai bevuto stamattina. Questo non è un film di fantascienza. Questa è la realtà militare di oggi. Ma per capire come siamo arrivati a questo punto, devi prima guardare il problema che sta mettendo in ginocchio le marine militari di tutto il mondo. Siamo nel Mar Rosso. Un'imbarcazione mercantile sta navigando tranquillamente. All'improvviso, dal cielo, scende un oggetto. È piccolo. È fatto di fibra di vetro, plastica e componenti commerciali che potresti comprare su internet. Un drone d'attacco. Il suo costo totale? Forse $20.000, forse 50.000. È un pezzo di spazzatura volante, ma porta con sé una carica esplosiva in grado di squarciare l'acciaio. E non è solo. Ne stanno arrivando a decine. Questo è il nuovo volto del terrore per le flotte moderne. Un nemico economico, sacrificabile, infinito. Per difendersi da quel drone da $2.000, un cacciatorpediniere americano deve lanciare un missile intercettore. Uno Standard Missile 2 per la precisione. Un capolavoro di ingegneria. Il problema? Quel singolo missile costa $2.100.000. Stai spendendo il prezzo di una villa di lusso per abbattere uno scooter volante. Solo da ottobre 2023 la Marina americana ha speso quasi $1 miliardo in munizioni. Capisci l'assurdità? Puoi vincere ogni singola battaglia, ma perdere la guerra semplicemente esaurendo i soldi. E i missili a bordo non sono infiniti. C'è un limite fisico. Una nave da guerra può trasportare solo un numero preciso di missili nei suoi silos verticali. 90, forse 100. Quando li hai sparati tutti contro sciami di droni economici, la nave più potente del mondo diventa un bersaglio inerme. Deve ritirarsi in porto per ricaricare. Il nemico lo sa. Usa i droni per svuotare i tuoi caricatori, per poi colpirti con le armi vere. Serviva un'arma che non finisse mai le munizioni. Un'arma il cui caricatore fosse profondo quanto i serbatoi di carburante della nave. E la soluzione era nascosta in un laboratorio degli anni 60. Dimentica guerre stellari. Dimentica i raggi laser rossi o verdi che vedi volare nello spazio con un suono metallico. Nella realtà, un laser militare è completamente invisibile e silenzioso. Usa lo spettro infrarosso. Se un laser del genere sparasse accanto a te in questo momento, non vedresti assolutamente nulla. Vedresti solo il bersaglio a chilometri di distanza che improvvisamente prende fuoco. Ma come si crea un raggio di luce capace di fondere il metallo? Tutto inizia con la corrente elettrica e un cristallo speciale. Il cuore di questa tecnologia si chiama laser a stato solido. Niente gas tossici o reazioni chimiche pericolose, come nei vecchi prototipi. Usa l'elettricità della nave per alimentare migliaia di piccoli diodi luminosi, simili a quelli dei LED delle nostre case, ma infinitamente più potenti. Questa luce grezza viene pompata dentro cavi in fibra ottica drogati con elementi rari, come l'itterbio. Viaggiando in questi cavi, la luce rimbalza, si eccita, si allinea, diventa coerente. Ma un solo cavo non basta per abbattere un missile. Qui entra in gioco il vero segreto, la combinazione spettrale. Immagina un prisma di vetro. Sai che se gli spari contro una luce bianca, la divide in tutti i colori dell'arcobaleno. I militari fanno l'esatto opposto. Prendono decine di laser a fibra, ognuno con una lunghezza d'onda leggermente diversa, e li sparano attraverso un reticolo di diffrazione. Questo reticolo prende tutti questi raggi separati e li fonde
in un unico, mostruoso fascio di energia concentrata. È come prendere l'acqua di 100 tubi da giardino e forzarla dentro l'ago di una siringa. Quando questo raggio da 60 o 100 kW colpisce un bersaglio, non lo fa esplodere per impatto, lo cuoce. L'energia concentrata scalda la superficie del drone a migliaia di gradi in frazioni di secondo. La plastica fonde. L'alluminio si deforma. I circuiti interni friggono. Se colpisce il serbatoio del carburante o l'esplosivo, il drone si autodistrugge. E sai quanto ci mette? Dai 2 ai 5 secondi. È una fiamma ossidrica lunga 10 km che si muove alla velocità della luce. Ma la teoria è una cosa, il campo di battaglia è un'altra. Entra in scena Helios. Sviluppato dalla Lockheed Martin, questo sistema da oltre 60 kW è stato installato sulla prua del cacciatorpedinier americano USS Preble. Non è un prototipo da fiera, è integrato nel sistema di combattimento principale della nave. Helios non fa solo una cosa, ne fa 3. Può bruciare i droni fisicamente, può usare un raggio a bassa potenza per accecare temporaneamente i sensori ottici delle navi nemiche. E, incredibilmente, il laser stesso funge da telescopio potentissimo per sorvegliare il mare. Nel 2024 ha abbattuto il suo primo drone in un test reale. Ma gli Stati Uniti non sono gli unici in questa corsa. Spostiamoci in Medio Oriente. Dicembre 2025. Israele dichiara pienamente operativo il suo sistema Iron Beam, il raggio di ferro. È un mostro da 100 kW. A marzo 2026 compie il suo primo battesimo del fuoco in combattimento reale, intercettando razzi e droni suicidi. Il costo? $2 a colpo. Confrontalo con i $50.000 di un missile del sistema Iron Dome. Iron Beam è diventato ufficialmente il quinto strato difensivo della nazione. L'economia della guerra si è appena capovolta. Pensa al vantaggio tattico. Un missile balistico è veloce, ma deve comunque accelerare, combattere l'attrito dell'aria, calcolare la traiettoria del bersaglio. Il laser no. Il laser viaggia a 300.000 km al secondo. Per farti capire, se il bersaglio è a 10 km di distanza, la luce lo colpisce in 30 milionesimi di secondo. Non esiste manovra evasiva. Non esiste un computer di bordo abbastanza veloce da schivare la luce stessa. Quando il sensore ti inquadra, sei già morto. Ma c'è un problema enorme che la fisica ci impone. Abbiamo dominato la luce, ma non possiamo controllare l'atmosfera. Si chiama fioritura termica o atmospheric blooming. Quando spari 100 kW di energia attraverso l'aria, il laser scalda il vapore acqueo e il particolato lungo il percorso. L'aria calda si espande e agisce come una lente sfocata, disperdendo il raggio prima che arrivi al bersaglio. Più il raggio è potente, più distrugge la sua stessa traiettoria. Aggiungi a questo la nebbia, la pioggia forte, la sabbia del deserto o la salsedine del mare. Tutte queste particelle assorbono la luce. Un'arma laser che funziona perfettamente in una giornata limpida potrebbe diventare quasi inutile durante una tempesta. Ecco perché il laser non sostituirà mai completamente i missili cinetici. Sarà un'arma complementare. I missili per le giornate di pioggia e i bersagli a lunghissima distanza. I laser per le giornate limpide e gli sciami a corto raggio. Ma i militari stanno già spingendo l'asticella più in alto. 60 o 100 kW bastano per fondere un piccolo drone. Ma se ti sta arrivando contro un missile cruise corazzato, non hai i 5 secondi necessari per fonderlo. Ti serve più potenza, molta di più. L'esercito americano ha già ricevuto un sistema chiamato Valkyrie, 300 kW di potenza pura. A questi livelli non stai più solo abbattendo droni commerciali.
Stai abbattendo missili cruise subsonici o supersonici. Il problema ora diventa l'energia. Come fai a produrre 300 kW su un camion o su un aereo in volo? La corsa agli armamenti è ripartita. La Cina sta già sviluppando rivestimenti speciali per i suoi missili, vernici che riflettono la luce laser per guadagnare quei preziosi secondi necessari a colpire il bersaglio. Gli Stati Uniti rispondono aumentando ancora la potenza dei laser per bruciare anche gli specchi. È il gioco del gatto col topo, lo stesso che giochiamo da quando abbiamo inventato la lancia e lo scudo. Solo che ora le nostre lance sono fatte di fotoni e i nostri scudi sono specchi termici. La luce è l'elemento più puro di questo universo. È la costante su cui si regge lo spazio e il tempo. Ha viaggiato per miliardi di anni dal cuore delle stelle solo per riscaldare la polvere cosmica. Eppure l'abbiamo presa. L'abbiamo ingabbiata in prismi e cristalli e le abbiamo insegnato a uccidere. Abbiamo trasformato la velocità stessa dell'universo in un'arma. Non stiamo più combattendo con la materia. Stiamo combattendo con le leggi della fisica. Io sono Renderium e questa era l'era delle guerre di luce.